Vediamo i materiali che andremo ad utilizzare. Lana Bergschaf bianco naturale e i colori che ho scelto, questi 3, uno per la schiena, uno per la pancia e uno per creare delle sfumature. Infine, per rendere la superficie brillante e luminosa, inserirò della fibra di angelina. Poi abbiamo questo grigio per creare il cornino e il nero per gli occhi. Vediamo i materiali che occorrono. Abbiamo bisogno di un tappetino, aghi per infeltrire, io utilizzo quelli fini. Per velocizzare poi il processo di infeltrimento consiglio di utilizzare un punciatore in modo da poter utilizzare più aghi con un solo strumento. Infine, dato che andremo a realizzare delle parti piatte quali le pinne, consiglio di prendere un qualunque cartoncino che secondo me può agevolare il lavoro. Partiamo a dare forma al corpo, quindi qua ho preso il bianco e cercherò più o meno di prendere la lana già che mi serve per ottenere la dimensione desiderata. Partiamo dall'ovale che è il corpo. Prendiamo della lana e la arrotoliamo su se stessa in questo modo e più o meno cerchiamo già con le mani di definire una forma. Quando più o meno le fibre sono compatte possiamo già iniziare da subito ad infeltrire con l'ago. Non c'è bisogno di affondare completamente l'ago poiché la parte che infeltrisce è la punta e iniziamo così, uniformemente su tutta la superficie. Una volta ottenuta la forma del corpo possiamo procedere a rifinire la coda. Cerco di prendere un po' di lana e arrotolarla su se stessa per dare un po' una forma di un cono allungato. Ok, quindi una volta che abbiamo compattato la lana della forma che vogliamo, iniziamo anche qui ad infeltrire, rotolandola, facendola rotolare su se stessa in modo da riuscire ad agganciare, acchiappare tutte le fibre. Per le forme molto strette o piatte io di solito utilizzo un cartoncino qualunque che sia abbastanza sottile, pongo le fibre al centro e questo mi aiuta a non far scappare il materiale. Quando poi le fibre comunque sono abbastanza agganciate tra di loro possiamo anche tornare a lavorarle sul tappetino se si è più comodi. Ok, quindi si inizia ad infeltrire con la lana che qua è rimasta a ciuffetti e se necessario per uniformare se ne aggiungerà della nuova. E poi se si creano come al solito dei vuoti andiamo ad uniformare aggiungendo altra lana. La forma deve rimanere ancora e la superficie ancora abbastanza morbida perché poi andremo a concludere aggiungendo i colori. Poi per poter dare la forma curva, naturalmente, mentre infeltrite con l'ago, aiutatevi con le mani, modellando proprio così, ecco, seguendo la forma che volete dare e cercate anche di non lasciare fibre volanti sulla punta della coda. Se il punciatore non vi consente di essere precisi, aiutatevi con degli aghi sfusi e cercate qua di chiudere il più possibile le fibre che altrimenti poi andranno se no a mescolarsi con i colori che andremo a mettere sopra. Ok, una volta che abbiamo chiuso anche lì andremo ad inclinare leggermente l'ago per togliere proprio i pelucchi più superficiali. Una volta raggiunta la forma che desideriamo possiamo procedere con l'aggiunta dei colori e decorare la superficie. Partiamo con la parte superiore e prendiamo uno strato di azzurro e lo andiamo a disporre
in questo modo, proprio rivestendo la parte superiore della nostra forma. Ed iniziamo ad infeltrire in questo modo, sempre con delicatezza, e l'idea è proprio quella più o meno di arrivare alla metà del fianco. Per questa parte del blu non compattiamola troppo, perché poi come ultimo step andremo ad aggiungere la fibra di Angelina. Passiamo alla pancia e il processo è esattamente lo stesso, quindi prendiamo uno strato abbastanza sottile, avvolgiamo la nostra forma ed iniziamo a fissare il materiale. Se volete appunto un effetto più sfumato, io ho pensato a questo colore qui da disporre lungo tutti i fianchi. Quindi diciamo che non fissare del tutto i colori precedenti permette anche di avere poi un effetto più sfumato. Ok, una volta che ho rivestito tutta la forma, procederò a fare le pinne, la coda e il cornino. Iniziamo dalle pinne laterali, in realtà essendo molto piccoline basta anche una piccola quantità di lana e cercherò più o meno di avvolgerla su se stessa per avere già, diciamo, compattandola più o meno la forma che voglio ottenere. Poso sul tappetino, quindi sarà una forma che sarà più larga da una parte e che va proprio a finire stretta dalla parte opposta. Ovviamente da un lato si lascerà comunque un po' di fibra non infeltrita, perché poi sarà il lato in cui andrà ad inserirsi e ad attaccarsi al corpo. E poi si conclude di nuovo lavorando in piatto. Finite le pinne laterali, procedo subito con la coda e il procedimento è lo stesso, quindi cambia solo la forma e si tratta quindi di andare a creare, in questo caso mi aiuto subito con gli aghi sottili, che è più una forma abbastanza piccolina, quindi parto subito dalla puntina, poi vado ad allargarmi e poi di nuovo a restringere. Ok, una volta ottenute le due parti si procede ad unirle prima di incorporarle alla coda, quindi qua dove si è lasciato la lana non infeltrita si inizia a infeltrirla e si cerca poi manualmente di renderle il più simmetriche possibile. Ok, adesso si può procedere ad attaccare la coda in questo modo. Qua apposta si sono lasciate le fibre non infeltrite.
Facciamo lo stesso con la pinnetta laterale. Continuare ad infeltrire finché non si è raggiunto il livello di compattezza ottimale, vale a dire una superficie il più uniforme possibile. A questo punto, quando abbiamo finito la parte della pancia, coda e pinne, possiamo procedere ad aggiungere la fibra di Angelina per dare luminosità. Farla senza fissarla troppo, perché il fatto che le fibre non siano ancora del tutto agganciate mi aiuterà ad inglobare meglio l'Angelina. Vado a prendere queste fibre qui e le vado a disporre un po' sulla superficie in modo anche abbastanza casuale. Vado a prendere un altro strato sottilissimo di lana azzurra, la dispongo sopra e poi procedo di nuovo ad infeltrire con l'ago. E quindi si continua a lavorare in questo modo fino a che anche questa parte qui non si risulterà compatta e uniforme come la pancia. Per sistemare poi le varie fibre volanti, anziché col punciatore consiglio di prendere 1 o 2 aghi e inclinandoli un pochino con delicatezza tirare proprio dentro le fibre. Quando siamo soddisfatti possiamo procedere con l'ultimissima parte del lavoro. Di nuovo andremo ad arrotolare la lana su se stessa, perché la forma dovrà essere molto molto sottile. E solo una volta, raggiunta la nostra forma, si può andare ad ultimarla sul tappetino. Ok, una volta finito, per eliminare eventuali pelucchi sulla superficie, basta passarlo un po' così tra le mani e dovrebbe rifinirsi più o meno da solo. Così abbiamo lasciato qua le fibre non infeltrite allo stesso modo che abbiamo fatto con le pinne, di modo da riuscire ad agganciarlo più facilmente. In questo caso vado di nuovo a utilizzare 1 o 2 aghi e piano piano cerco di infilare le fibre stando però il più vicino possibile alla base del cornino, di modo da non andare poi a sporcare il resto della superficie. Possiamo procedere con l'ultimissima parte, ovvero l'occhio. Si prende una porzione piccolissima di lana nera. Io inizio a creare una sorta di pallina così, lavorandola con le dita, e a questo punto io vado direttamente ad appoggiarla nel punto in cui lo voglio. Andiamo a ripetere lo stesso dall'altra parte. Il nostro nalvano